Ciao a tutti e benvenuti da Santuz in questo nuovo episodio dedicato ai pirati. Ora, la farm dei guardiani è stata ottimizzata in maniera spaventosa e produce una quantità industriale di oggetti. Però c'è ancora una cosa abbastanza scomoda, cioè devo venire alla base del tempio per raccogliere tutti i materiali. Stavo pensando di sistemare questa cosa in maniera abbastanza creativa. Impostare un bel sistema di trasporto che prende gli oggetti d'acqua sotto e li porta fino all'esterno in una struttura nell'isola. Per il sistema di trasporto mi servirà almeno questa parete della roccia finita, così da poter costruire sopra. E comincio a fare la parete inserendo il prismarino. I lavori proseguono bene. Questa parete sarà dedicata a degli edifici un po' particolari e quindi dovrò inserire dei piccoli terrazzetti in questo lato dell'isola. Ma anche negli altri lati alla fine volevo inserire un terrazzo anche qui e anche da quest'altro lato. Adesso vediamo un po', magari non tutti alla stessa altezza perché potrebbe essere noioso, e fare in modo di creare un percorso che poi va fino alla torre del faro. Per arrivare a fare i terrazzetti mettiamoci anche un altro strato e questa volta tocca il tufo. Ci vuole anche un bel po' di vegetazione qua e là, e la faccio utilizzando delle foglie e delle radici di mangrovia. Serve anche uno strato di pietrisco muschioso. Fantastico! Ecco il primo terrazzo del roccione dell'isola realizzato. Bello verde vivace, ha bisogno ancora di qualche tocco magico qua e là, con dell'erba e del muschio. Secondo me ci sta. Fatemi sapere cosa ne pensate di quest'idea nei commenti. E voilà, ecco il secondo terrazzo. Penso di essere riuscito a trasmettere che cosa avevo in mente e ora direi che possiamo accelerare un po' la costruzione. Perfetto, ora c'è la parete rocciosa pronta all'uso e posso pianificare dove posizionare tutti gli oggetti e anche le varie costruzioni. Non ho esattamente tutti i materiali per fare quello che mi serve, però adesso andiamo a procurarceli. Sono tornato nella zona iniziale per prendere del legno e mi sono accorto che stavo finendo la quercia scura. La pianto e ne raccolgo un bel po'. Volevo anche utilizzare del legno di mangrovia, che è una variante molto bella. Penso anche di aver trovato un metodo decente per poterlo raccogliere facilmente. Ne ho piantati in uno spazio di 5x5 in modo da creare una zona centrale piena di legno e facile da raccogliere. Purtroppo ho finito la redstone e faccio un po' di scambi per ottenerla facilmente. Mettiamoci all'opera ed entriamo nel tempio tramite una piccola apertura. Stavo pensando di realizzare una scalinata dove andrò a posizionare dei carrellini da miniera che trasportano le risorse. Per farlo cominciamo a rimuovere un po' di legno. Per costruire sto utilizzando i blocchi di prismarino, ne ho tanti e sono belli visibili. Mi sono segnato 3 posti per indicare dove voglio far arrivare le risorse. In questo modo posso creare 3 tipi di edifici. Uno dedicato ai pescivendoli, uno dedicato alla vendita delle schegge di prismarino e un altro per la vendita dei cristalli.
un po' per separarli e anche un po' per dare una storia agli edifici che ci sono qui nell'isola. Ogni risorsa poi avrà il suo sistema di scarico automatico. Quindi adesso andiamo ad utilizzare prima le tramogge, poi andiamo ad utilizzare un binario alimentato, poi prendiamo adesso un comparatore che punta su un blocco. Sopra quel blocco lì dobbiamo metterci una torcia di redstone. Ecco fatto. Sopra la torcia di redstone dobbiamo metterci un altro blocco e poi prendere della polvere di pietra rossa. Ecco fatto. Adesso questo qui è un sistema per lo scarico, pronto e facile da realizzare. Ho piazzato tutti i binari per il primo trasporto, che è per il pesce. Ci sono vari binari alimentati e questo qui è il sistema di carico, che praticamente va ad individuare quando un carrello passa di qui e va a farlo ripartire dopo un certo lasso di tempo utilizzando 4 ripetitori. Ed eccolo qua, è ripartito dopo un po'. Proviamo per sicurezza anche il sistema di scarico. Andiamo a vedere. Qui dentro c'è il merluzzo che si sta scaricando, fantastico. E adesso dopo un po' riparte da solo, eccolo qua, e va al suo posto a riprendere altro merluzzo. E ora andiamo a replicare tutto il sistema anche per le altre due risorse, per le schegge e i cristalli. Troppo divertente questo che vai dei carrelli. Mi sto divertendo un sacco a vederlo, guardate un po', su e giù, andate, forza, tutte queste risorse. Torniamo alla nostra bella parete. Adesso qua si vedono dove voglio posizionare gli edifici, dove ci sono quei bei blocchi di prismarino. Beh, direi che possiamo mettere il turbo per costruirli. Certo che questi mercanti per un po' di smeraldi, guarda che cosa fanno. Ehi là, che cosa ci fai lì? Non occorreva che venivi a nuoto. Lo so che volevi venire nell'isola dei pirati, ma potevi portarti una barca almeno. Lasciamo perdere questi mercanti pazzi e torniamo a quello che ho combinato. Non so, datemi un parere. Io ne sono abbastanza soddisfatto. Forse aggiungerei qualche illuminazione in più, però direi che mi piace così. In questa costruzione ho trovato delle Ender Pearl davvero molto utili per andare di qua e di là più facilmente rispetto che all'Elytra. Questa è la barchetta del pescatore. Guardate un po', con la sua rete, il meccanismo per tirarla su, una piccola vela e anche un po' di rete di riserva e i nostri pesciolini. Eccoli qua, vivi e vegeti. E ora andiamo nella banchina se ci riesco, senza affogare. Saliamo la prima rampetta e ci porta fino al primo punto di interesse, che sarebbero questi bei pesciolini qui, cioè quelli dentro ai nostri bauli. Guardate un po' quanti ce ne sono, perché questa qui è la zona del pescatore. Beh, c'è anche qualcos'altro, perché in realtà non ci finisce solo il pesce ma anche l'eccesso. Questa qui invece è la casetta del pescatore, quella dove vende il pesce. E guardate, mi sono sbizzarrito anche con i modellini personalizzati. Ci sono i pesciolini secchi appesi, le bottiglie,
non so, bottiglia di rum. Pescatore ubriaco. Sì, mi dispiace, ma sei uno sbevaccione. E ora andiamo al secondo punto di interesse, che mi viene da dire che è questa casetta qui. Guardate, ho messo questi banner un po' inquietanti per indicare che questa qua probabilmente è il magazzino del ricettatore, quello delle schegge di Prismarino. E qua ci sono tutti i miei materiali. Prima di uscire mi stavo dimenticando che ho inserito anche una piccola soffitta per le scorte, giusto per decorazione. E poi adesso andiamo a vedere questa parte che invece è dell'edificio più colorato, più rossiccio. Guardate un po'. E questa è un'area ristoro. Sono delle pozioni, delle bottigliette, dei barilozzi per prendere da bere. Deve essere anche acqua, no, non è detto che sia solo alcol. I pirati possono bere un po' di tutto. E questo qui invece è il negozietto dei cristalli. Guardate un po'. Con cristallini in esposizione, le monetine e qua tutti i nostri bei cristalli della farm. Prima di andare di sopra volevo farvi vedere lateralmente anche quest'altro edificio, perché praticamente io volevo dare la sensazione che i pirati o comunque gli abitanti di questa zona abbiano realizzato gli edifici utilizzando delle barche distrutte. E anche questo edificio qua sopra, potete notare, è stato realizzato praticamente simulando una barca sottosopra, e infatti l'ho chiamato la barca sottosopra. I banner del cibo e anche qui lateralmente ci ho messo proprio l'ancora anche della barca, veramente carino secondo me. E l'entrata è da sotto, diciamo dalla dispensa praticamente, e questo qui è sostanzialmente un bar, una specie di bar dei pirati, dei manigoldi con tanto di pappagallo. Ciao pappagallino! E ho messo tutti i modelli personalizzati come le bottigliette, ho messo addirittura il pane perché sono riuscito anche a fare un panino e anche del pollo in 3D, abbastanza carino devo dire, non mi dispiace. Le monetine è meglio che ve le lascio qua, non ve le prendo, non vi preoccupate. E poi stavo pensando, ma per decorare queste zone qui secondo voi è meglio utilizzare dei villaggeri o dei mostri posizionati lì in maniera che non si muovano? Sopra ci sto ancora pensando, devo sistemare un bel po' di cosettine, sicuramente devo sostituire le illuminazioni con qualcosa che non si vede, in modo tale che sia molto più piacevole alla vista. Alla fine qui c'è il percorso che porta dalla torre fino al bar. Andiamo a vedere l'altro edificio, ovviamente c'è la pioggia adesso, vabbè dai, ci sta. Questa prospettiva un po' dal lato si può vedere diversamente, lì è la barca che è stata riutilizzata e qua sopra c'è un pezzo praticamente di vela con anche gli alberi della barca. Un po' ho cercato di ricreare praticamente delle vele fatte tutte su e posizionate al posto del tetto. Da questo lato non c'è niente, ma di là è collegato, così possiamo entrare anche in questa sezione dell'edificio. E ci ho messo un cannocchiale decorativo e qui sopra ci sono dei lettini, quelli qua con la luce soffusa, ho utilizzato delle candele e c'è anche la colazione del nostro pirata. E qua altri lettini, un leggio, un bel balconcino per vedere il panorama. E ora torniamo giù e c'è un'altra sezione più sotto, eccola qui, un po' nascosta, tutto bello compatto e nascosto, e questa qui praticamente è la dispensa di questi pirati qua. Ci sono le bottiglie, il pane, il pesce. Ho cercato di rendere gli edifici più immersivi possibili con tutte queste decorazioni. E di qua torniamo verso la locanda, il bar dei pirati. Da questo lato dell'isola sto facendo un po' di prove. Mi è stato consigliato di inserire un po' di rocce e un effetto schiuma e adesso sto provando a realizzarlo. Ed effettivamente da questo lato che c'è il faro ci starebbe proprio bene qualche spuntone, qualche roccia aguzza, in questo modo il faro avrebbe più senso di esistere. Ormai siamo arrivati verso la fine del video. Se avete qualsiasi cosa da dirmi, un suggerimento o una costruzione che vorreste vedere nell'isola dei pirati, lasciatemi un bel commento. Ciao e alla prossima!